Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere se amate seguire da vicino le storie del cuore delle star. Grazie di essere qui con noi. Nel mondo del gossip turco non si parla d'altro che di presunte rotture, e oggi i riflettori si accendono su Gökberk Demirci e Özge Yaz, una coppia che, sul set come nella vita, ha fatto sognare migliaia di fan. Da qualche tempo, le voci su una distanza crescente tra loro hanno preso forza, e ciò che inizialmente sembrava un semplice periodo di silenzio è diventato il punto di partenza di un vortice di domande, supposizioni e speranze. Secondo indiscrezioni insistenti, proprio quella distanza avrebbe spinto le famiglie a intervenire, nella speranza di riavvicinare due persone che, a detta di chi li conosce bene, hanno ancora molto da dirsi. La voce più clamorosa parla della madre di Gökberk Demirci, che avrebbe incontrato privatamente Özge Yaz per capire come ricucire, se non tutto, almeno il dialogo. Un incontro riservatissimo, avvenuto lontano da telecamere e sguardi indiscreti, nato con un solo obiettivo: dare alla coppia un'altra opportunità. In seguito, si mormora persino di una seconda tappa di questo percorso, con un confronto tra le due madri, deciso con discrezione e portato avanti nel massimo riserbo. La loro sostanza, però, resta la stessa: proteggere i ragazzi e, soprattutto, invitarli a fermarsi un attimo, prima di prendere decisioni di cui potrebbero pentirsi. Il fatto che tutto sia esploso proprio mentre i due comparivano sempre meno insieme e limitavano le interazioni sui social non è passato inosservato. Gli sguardi mancati, le assenze a eventi dove un tempo si presentavano fianco a fianco, le didascalie più sobrie e i contenuti pubblicati senza riferimenti reciproci hanno lasciato i fan interdetti. La curiosità è diventata attesa, l'attesa si è trasformata in preoccupazione, e la preoccupazione ha finito per alimentare una macchina di congetture che non si è più fermata. In assenza di una dichiarazione ufficiale, ogni gesto è sembrato un indizio e ogni silenzio, un messaggio in codice. Poi è arrivato quel rumor, una stretta di mano, una conversazione, un tè condiviso tra le mura di una casa di famiglia. Chi ha voce all'interno degli ambienti vicini alla coppia racconta che le madri, convinte che i problemi nascano dall'intensità del lavoro e dalla pressione mediatica, avrebbero scelto la via più semplice e allo stesso tempo più coraggiosa: sedersi, ascoltare e invitare i due a fare lo stesso. Si parla di una riunione cordiale, in cui nessuno ha puntato il dito e nessuno ha imposto scelte, ma in cui ci si è guardati negli occhi con l'intenzione di rimettere ordine tra i sentimenti. C'è chi giura che proprio dopo questi colloqui il filo della comunicazione tra Gökberk Demirci e Özge Yaz abbia ricominciato a tendersi. Non bruschi ritorni, né dichiarazioni plateali, ma messaggi misurati, forse una telefonata, un dialogo prudente e rispettoso. Anche i loro amici più stretti, dicono le voci, starebbero contribuendo senza invadenza, cercando di creare occasioni naturali in cui incrociarsi nuovamente, come un invito a cena tra pochi, una visita sul set negli orari più tranquilli, una passeggiata in un quartiere meno frequentato. Tutto con un'unica idea in mente: far riaffiorare il senso di familiarità che li ha sempre uniti. A leggere tra le righe dei profili social, molti hanno notato come Özge Yaz si sia rifugiata in contenuti più intimisti, più silenziosi, foto dal gusto morbido, colori meno accesi, parole calibrate con cura, che sembrano parlare a se stesse prima che al pubblico. Al contrario, Gökberk Demirci si è chiuso un po' di più nella privacy, glissando sulle domande legate al cuore nelle interviste e mantenendo l'attenzione sul lavoro. Una scelta che i fan hanno interpretato in modi diversi. Da un lato, come la volontà di proteggere qualcosa di fragile, dall'altro, come il tentativo di aspettare tempi migliori prima di esporsi. Dietro le quinte, però, il racconto è più concreto: chi li conosce assicura che non si tratta di un addio, ma di un periodo in cui pesa la stanchezza. Özge, tra 7 impegni, avrebbe attraversato settimane di sfinimento che l'hanno spinta a rallentare e a difendere il proprio spazio. Gökberk, invece, avrebbe scelto di farsi da parte per non aggiungere rumore a un momento già complesso, finendo però per sospendere dialoghi che forse andavano protetti, non rimandati.
A quel punto, il passo delle famiglie è stato quasi naturale, non una pressione, bensì una carezza decisa, un consiglio sussurrato e ripetuto con pazienza. Ascoltatevi, non affrettatevi, sarebbe stato il leitmotiv. E il tam tam sui social ha fatto il resto. Le frasi circolate sono inequivocabili. Sta per arrivare una riconciliazione, oppure con il sostegno delle famiglie, tutto è possibile. L'eco di questo entusiasmo ha rimbalzato ovunque, soprattutto tra i fan che hanno amato la loro alchimia e sognano di vederla vivere senza filtri anche lontano dalle telecamere. Eppure, nel mare delle supposizioni, rimane una certezza. Né Gökberk Demirci né Özge Yağız hanno confermato o smentito. La voce dell'incontro tra le madri non ha ancora ricevuto un timbro ufficiale. Ma chi segue queste storie da anni lo sa, un silenzio del genere, in certe circostanze, ha la densità dell'aria prima di un temporale. Bastano un like inatteso, una foto con un dettaglio familiare, una comparsa improvvisa in un evento condiviso, e la narrativa potrebbe cambiare in pochi istanti. Le chiacchiere più attendibili raccontano che l'atmosfera di quell'incontro sia stata affettuosa, quasi domestica, senza punte di dramma. Al centro, la felicità dei ragazzi, con l'accordo che le divergenze si possano comporre senza scontri. Non sarebbe mancata, dicono, la consapevolezza che questi mesi siano stati particolarmente duri per lei, tra set esigenti e nuovi progetti, e per lui, costretto a calibrare ogni parola sapendo che ogni dettaglio, anche il più banale, può trasformarsi in titolo. I parenti avrebbero scelto di non schierarsi, ascoltando i due con uguale attenzione e suggerendo di ripartire dalla cosa più semplice e allo stesso tempo più difficile, parlarsi davvero. Il retroscena che fa sperare è questo: dopo l'incontro, i telefoni si sono riaccesi, i dialoghi si sono fatti più distesi e, sebbene a bassa voce, si starebbe tessendo una trama più morbida. Non manca, intanto, il ruolo della cerchia di amici, che si muove sul filo dell'equilibrio, organizzando serate dove la casualità non è proprio casuale ma nemmeno sfacciata. A leggere i segnali, sembrerebbe che i rumors di rottura totale siano stati esagerati. La traccia di una relazione ancora viva è lì, tra le pieghe di giornate che scorrono più calme. Intanto, Özge Yağız appare più guardinga ma anche più centrata, come chi protegge i propri confini emotivi senza trasformarli in barricate. Gökberk Demirci, invece, continua a dribblare le domande indiscrete, forse per non fornire ai titolisti parole che non rispecchiano la realtà. C'è chi interpreta tutto ciò come una scelta di maturità, custodire il possibile dialogo lontano dal clamore, nel luogo in cui le relazioni trovano davvero la loro forma, che è sempre privata. Se la cosiddetta immediazione di famiglia abbia funzionato lo sapremo solo più avanti. Ma c'è chi è pronto a scommettere su una foto imprevista o su un segnale condiviso, un gesto forse innocuo ma potentissimo perché capace di dire molto senza parlare. Nel frattempo, i commenti si moltiplicano e le interpretazioni si inseguono. Pare che Gökberk Demirci e Özge Yağız non si mostrino insieme per scelta, non per interruzione totale, optando per un percorso più sereno e controllato, con la consapevolezza di dover prendere decisioni non dettate dall'ansia del pubblico. Si mormora che Özge abbia confidato agli amici di sentirsi provata ma contraria a chiudere di impulso. Lui, dal canto suo, preferirebbe buttarsi nel lavoro e farsi attraversare dal tempo, convinto che sia solo una fase di sospensione e non una resa. Serve tempo, ripetono entrambi, per ricomporsi e ritrovarsi. E qui arriva un ulteriore dettaglio che sta facendo discutere: i contatti tra le madri non sarebbero stati un episodio isolato. Oltre all'incontro di persona, ci sarebbero state telefonate, aggiornamenti reciproci e un filo costante che tiene insieme le due case. Qualcuno lo giudica un aiuto prezioso, qualcun altro teme che aggiunga pressione. Ma la sensazione più diffusa è che, in momenti così, il sostegno di chi ti vuole bene sappia diventare una bussola. Si parla anche di prossimi eventi mondani e occasioni lavorative in cui i due potrebbero trovarsi nello stesso luogo. Basterebbe un saluto, un sorriso, una conversazione di pochi secondi perché la cronaca rosa esploda. Il fatto che non ci sia ancora un comunicato ufficiale non fa che ingigantire l'attesa, e questa storia, a giudicare da ciò che si sussurra,
è lontana dal suo epilogo. Per ora, i segnali suggeriscono che il capitolo tra Gökberk Demirci e Özceyaz non sia stato strappato, ma semplicemente tenuto tra le dita con più cautela, come si fa con le pagine che contano. Se davvero arriverà una foto insieme o una dichiarazione inaspettata, nessuno resterà sorpreso. Sarebbe solo la naturale conseguenza di un percorso fatto di pause, sguardi evitati, consigli sussurrati e, soprattutto, di una volontà silenziosa di capire cosa ci sia ancora da proteggere. E con questo si chiude il nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete. Restate con noi per non perdere il prossimo capitolo di questa storia che continua a far parlare, a emozionare e a far sperare.